Ciao a tutti, oggi voglio raccontare del mio ultimo bagnatissimo viaggio, un giro della Scozia in 11 giorni in camper. Per l'itinerario, dato il tempo limitato, ci siamo concentrati sulla parte centrale e occidentale della Scozia. Abbiamo percorso circa 2100 km in 10 giorni effettivi di spostamenti, dal momento che il primo giorno siamo rimasti nella capitale. Siamo partiti da Edimburgo ovviamente, da cui siamo arrivati da Malpensa con un volo di circa 2 ore. A Edimburgo ci siamo fermati circa un giorno e mezzo, dopodiché abbiamo preso il camper e abbiamo iniziato il nostro viaggio. Siamo appena arrivati a Edimburgo, ragazzi. Oggi staremo un po' qua in città e dopo domani si parte col camper e si farà un bel giro. Questa via è bellissima. Non si vede. La Princes Street, la via principale della città, famosa anche per una delle scene cult di Trainspotting, offre un'ottima visuale del castello e del parco adiacente. Il castello merita di essere visitato, che oltre alla vista sulla città, che non è niente male, ci sono musei, ricostruzioni di prigioni e sale delle guardie, tutto d'epoca, molto suggestivo, devo dire. Dopo aver beneficiato del clima soleggiato e asfissiante per tutto il giorno, abbiamo assistito allo spettacolo di chiusura del Festival di Edimburgo, con fuochi d'artificio sparati direttamente dalle mura del castello e accompagnato da musica tradizionale. Lasciateci alle spalle Edimburgo, raggiungiamo il paese del noleggiatore del camper, grazie ad un treno locale. Giunti in stazione, io e il buon Jacopo lasciamo gli altri con i bagagli e ci avviamo verso il noleggiatore a piedi. Dopo un po' finalmente arriviamo. Con la nostra solita fortuna siamo arrivati a piedi fino al noleggiatore, zio. E niente, abbiamo trovato un bel cartello con scritto ci siamo appena trasferiti, quindi adesso stiamo cercando di capire dove caspero sia. Trovata nuova sede, tra l'altro in un posto dimenticato da Dio e decisamente poco segnalato, tra incomprensioni con le cauzioni e i metodi di pagamento ci troviamo ormai a saltare il programma del pomeriggio perché è troppo tardi. Allora ragazzi, per la prima volta guida a destra, non vi dico che peripezie per avere sto camper. Allora, tra devi l'altro tenere a sinistra devi tenere a sinistra. e dopo un po' che misura guardami a sinistra, vero o no? Sì. Devi tenerlo a destra, vai a sinistra, devi andare a sinistra perché hai trovato qual è la frizione del treno tutti quanti. Male, cazzo, potevamo cambiare. Il mattino successivo partiamo grintosi con il nostro primo giorno intero on the road. Nonostante l'inconveniente del pomeriggio precedente, riusciamo a vedere molte cose: celebri campi di battaglia, il William Wallace Monument, chiaramente in memoria di Mel Gibson, e la legnosissima cattedrale di Dunblane, dove tra l'altro il custode, dopo averci entusiasticamente chiesto da dove venissimo, sorprendentemente è riuscito a dare una collocazione a Padova. Stima. In queste zone un uomo ancora la meglio sugli ovini e possiamo apprezzare la vita di tanti piccoli borghi e la bellissima architettura di palazzi e edifici religiosi. Fa sempre freddo in Scozia, c'è vento e piove. E piove, e soprattutto hanno i rubinetti separati, caldo e freddo, e sono sempre molto premurosi perché ti dicono che su quello caldo c'è sempre l'acqua bollente. Sento solo adesso. No. E c'era il sole fino a tipo 20 minuti fa, adesso piove, e non c'è neanche l'ombra di cielo libero. Però è fissa tra poco, si vede. Non avendo ancora recuperato del tutto il ritardo causato dal noleggiatore, scopriamo nel modo peggiore che in Scozia le cose a quanto pare chiudono molto presto. Non riusciamo quindi a visitare lo Scone Palace e tuttavia nei giardini antestanti socializzare con dei bambini cappelluti ci pare una consolazione sufficiente. Arriviamo infine a Perth, antica capitale della Scozia e forse il punto di svolta del nostro viaggio. C'è il sole, ma boh, piove, riescono a far piovere anche così. Perth è una cittadina tranquilla, circondata da tanto verde e con un prato immenso a 2 passi dalla città. Da qui in avanti la natura avrà sempre la meglio e le strade andranno sempre più stringendosi. Il nostro quarto giorno parte alla grande, entrando nel Canyon National Park. Campagne bellissime, cascate, montagne basse e verdi. Facendo la nostra piccola prima escursione entriamo in contatto con una pianta che ci accompagnerà per il resto del nostro viaggio e che io tuttora ancora non so cosa sia. È una pianta dai fiori viola, presente più o meno ovunque e che, unita da una flora molto diversa da quella delle montagne nostrane, crea un'atmosfera spettacolare.
Visitiamo poi un piccolo paese dove un negozio di dolcetti, caldamente tra l'altro consigliato dalla guida, ci fa un po' passare la voglia di vivere. Abbiamo proprio degli strani dolci locali. Cioè, Cannella e boh, non capiamo quello che c'è dentro. cannella Abbiamo e butter tablet. dischetto del cesso. Vai, cocco. Dischetto di Shebak. Cioè io ci andrei per folklore sicuramente, ma dolci così tristi non li avevo mangiati neanche in zona industriale a Rovigo, quindi Palline al cocco. Buona, buona. da quel momento le strade diventano via via più spettacolari, i paesi iniziano a essere cosa rara e sempre più piccoli, in cui si contano praticamente meno case che varietà di whisky nella distilleria locale. La giornata si conclude sulle rive del Loch Morlich. Sempre su queste rive ho tra l'altro sperimentato l'emozione di confrontarmi con i moscerini più aggressivi che abbia mai incontrato, e tant'è che dopo 5 minuti che eravamo sulla riva per cercare di fare delle foto ci siamo dovuti ritirare nel camper. Ci accampiamo in un campeggio molto grazioso dove un abete riesce, dove ore e ore di strada con la guida a destra su un mezzo che non avevamo mai guidato avevamo fallito, ovvero nel fare danni al camper. Il nostro buon Jacopo, facendo retromarcia, riesce a spaccare un paraurti e un fanalino top. Abbiamo questo poi. Eccoci. Braghe, maniche corte, tutto bene. Il nostro quinto giorno si apre tra le alte cascate di Foyers, di strada presso il lago di Loch Ness. Lago di Loch Ness, ok. La Scozia ha decine, se non centinaia di laghi. Questo è un lago, è bello grande ma è un lago. Se ci togli il mostro ti chiedi come mai sia tanto famoso. Non caricatevi troppo di aspettative per questo posto. Nonostante il castello che si affaccia sulle sue rive sia davvero pittoresco. Arriviamo dunque a Inverness, la capitale delle Highlands, dove tra chiese e cimiteri, poi a quanto pare sono dei ritrovi pomeridiani per adolescenti annoiati, entriamo in un piccolo centro commerciale ottocentesco. Andando dall'altra parte della valle della città, ci troviamo un piccolo capo da cui, come annunciato nella guida, è possibile avvistare i delfini. E incredibilmente ci sono riuscito anch'io, perché di tutte le cose che sono state dette nella guida di avvistamenti, manco una me è andata bene. Purtroppo non sono riuscito a catturarlo su video, anche se magari avrei potuto chiedere ai 40 fotografi con super teleobiettivo che erano piazzati lì apposta a aspettare un momento come quello. La sera in un bel pub mi decido a provare l'haggis, nonostante non sia un fan delle pietanze a base di interiora. Il sapore è forte, ma buono. Tuttavia quello, unito ad un dolce che non sapevo contenesse latte, mi ha portato a passare la notte a camminare tra i conigli del campeggio su e giù dai bagni.